Ciao a tutti, siamo Elisabetta e Sebastiano. Dal 2016 condividiamo la nostra vita viaggiando per il mondo. Nell'ultimo anno abbiamo camperizzato un ex camion 4x4 dei pompieri ed attualmente ci troviamo in Marocco per effettuare qualche lavoro sul mezzo e collaudarlo sulle piste. Nel video precedente vi abbiamo lasciato mentre eravamo in mezzo a una pista. Avremmo voluto realizzare più riprese, ma vi posso assicurare che la strada era in pessime condizioni e la nostra attenzione era completamente concentrata sui vari passaggi molto difficili. Posso solo dirvi che Zinzi è letteralmente salita su dei muri, con dislivelli davvero impressionanti. Purtroppo questa pista è stata tracciata alcuni anni fa. Il problema è che l'anno scorso, a seguito di un'alluvione, la pista assegnata in precedenza non esisteva più. Fortunatamente Zinzi è capace di affrontare molte sfide, quindi siamo riusciti ad arrivare alla nostra destinazione. Durante il percorso, dalla partenza fino alle gole, abbiamo attraversato piccoli villaggi, luoghi estremamente suggestivi, soprattutto per noi che non siamo abituati a questi scenari. La strada era veramente stretta e per fortuna anche poco trafficata. Qui generalmente la gente si sposta con l'asinello oppure con i pulmini privati. Le Gorges d'Ait Mansour sono una serie di spettacolari gole situate a pochi chilometri da Tafraout, nel sud del Marocco. Queste gole sono formate dal fiume Ouarzazate, che scorre tra le montagne dell'Alto Atlante. Le pareti delle gole sono alte e scoscese, con formazioni rocciose impressionanti e una varietà di colori che vanno dal rosso al giallo e al marrone. È ora di pranzo e visto le tante ottime recensioni su questo piccolo ristorantino, abbiamo deciso di provare la famosa omelette di Abdou. Una ricetta particolare, perché solitamente il tagine non viene utilizzato per far cuocere l'omelette, ma vi possiamo assicurare che era davvero ottima e se passate da queste parti ve la consigliamo vivamente. Siamo da Abdou che a quanto pare ci stava raccontando è molto famoso perché ha recensioni dappertutto, sulla Lonely Planet, la Guide Routard, Park 4Night, conosce tutti e dice che vengono apposta i cinesi, i brasiliani perché leggono appunto che è consigliato su queste guide e vengono apposta per mangiare la sua ottima omelette ed è vero buona. E abbiamo anche lasciato una recensione come tantissimi altri viaggiatori prima di noi. Ecco qua, se qualcuno si trova da queste parti, questo si passa là dietro per andare al ristorante e risulta lì sopra. Abbiamo scoperto che questo posto è famoso anche per i suoi sentieri sulla falesia. Infatti non credo che riuscirete a vedere, ma su tutte le falesie attorno ci sono dei sentieri a picco che sono davvero impressionanti. Lì su si vedono delle rocce messe impilate e subito dopo c'è il sentiero. Le Gorges d'Ait Mansour offrono uno spettacolo mozzafiato, con paesaggi spettacolari e una ricca flora e fauna, che attirano numerosi visitatori e appassionati di escursionismo e trekking.
Lungo il percorso delle gole è possibile imbattersi in piccoli villaggi berberi, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi nella cultura locale e scoprire lo stile di vita tradizionale delle comunità locali. E qui c'è l'entrata al vecchio villaggio. È rimasto poco del vecchio villaggio, sono tutte pietre cadute, però si può vedere il cimitero qua in basso e i muri, quel che rimane dei muri delle vecchie case. Queste sono le scale che portano al villaggio qua su. Una delle entrate del vecchio villaggio, che qua c'è un'altra entrata. Dopo la fantastica Ait Mansour, ora è il turno di Tafraout. E lungo il tragitto ci siamo fermati ad ammirare i mandorli in fiore, uno spettacolo della natura. Ma siamo venuti a vedere queste pietre colorate. Sarebbe stato meglio se le avessero lasciate in modo naturale, perché sono davvero belle le pietre che ci sono naturalmente. Non lo so, questa scelta creativa forse non la condividiamo più di tanto, hanno rovinato un po' il paesaggio. Informandoci sul perché di queste rocce colorate, ci hanno raccontato che negli anni 90 un signore belga ha deciso di colorare alcune pietre e da lì il suo progetto si è ampliato. A quanto pare il signore ogni anno paga dei ragazzi per venire qui a ridipingere le rocce scolorite. Il comune ovviamente appoggia questa scelta perché porta turismo. Svelato il mistero di queste rocce colorate. Siamo a Tafraout e stamattina ci siamo svegliati abbastanza presto, io poi mi sono riaddormentata, invece Sebastiano no, è venuto qua dietro e adesso vi racconterà cosa ha visto. Siamo stati svegliati da urla, sentivamo parlare ad alta voce in arabo e io sono venuto a vedere cosa stava succedendo e dalla finestra, per quanto era al buio, c'era la luna piena, quindi si vedeva abbastanza bene, c'era un ragazzo qua, proprio non lontano dal camper, a 10 metri. Nudo, un ragazzo marocchino completamente nudo di schiena, con un signore vestito tipico, quindi con coso in testa e il vestito lungo, e questo ragazzo ce l'aveva col signore, gli stava urlando in arabo e a fianco c'era uno straniero, non so, sembrava tedesco dallo stile, coi capelli lunghi grigi con la coda, in mutande, quindi questo marocchino era nudo di schiena e quest'altro straniero in mutande. Boh. Cosa sarà successo? Un'idea noi ce la siamo fatta, però comunque questo posto, siamo venuti qua a Tafraout perché ci devono raggiungere degli amici, poi ci sposteremo, andremo verso Tata a raggiungere degli altri amici, però Tafraout non è il massimo. Che poi conoscete già entrambi, Sì, sicuramente. Siamo arrivati in questo posto dove aspetteremo i nostri amici Davide e Diana e finalmente abbiamo provato il nostro tendalino, ora vi mostro. È abbastanza ridicolo. E dai, non è così terribile. Molto artigianale. Però un po' il tavolo all'ombra ce lo fa. Sì, solo il tavolo. Siamo qui a Tafraout in questo parcheggio con tantissimi camper e Tafraout è veramente un posto super curato e molto turistico. È il primo che vediamo in questo stile in Marocco, veramente.
Siamo nel centro di Tafraout con Davide, stiamo andando a fare un po' di spesa per grigliare, se troviamo carne. Je peux? YouTube. Ah, YouTube. Comment tu t'appelles toi? Saïd. Tafraout è una città del Marocco meridionale, celebre per le sue formazioni rocciose uniche e il paesaggio mozzafiato dell'Antiatlante. È famosa anche per il suo mercato coperto, dove si possono trovare una varietà di prodotti locali, artigianato berbero e spezie. Questo vivace mercato è centro di attività commerciale e culturale, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi nella vibrante atmosfera locale. Tafraout è famosa anche per la festa dei mandorli in fiore. Si tiene ogni anno durante la stagione in cui i mandorli fioriscono, solitamente tra gennaio e febbraio. Durante questa festa la città si trasforma in un mare di colori con i mandorli che sbocciano, creando uno spettacolo mozzafiato. Purtroppo noi siamo arrivati in ritardo per assistere a questa festa. Curato, molto pulito, particolare. Comunque ci sono una quantità di camper inimmaginabile, ci saranno 400 camper in tutto il paese, sparsi. E ora grigliamo qua e poi domani penso ci metteremo in strada verso Tata, che andremo a raggiungere degli altri amici che conoscete anche voi sicuramente. Cucinando, Davide ha trovato la nuova passione per l'argan. Super barbecue di Davide, proprio bello. Che marca è, Davi? Fennec. I giorni successivi siamo stati in ottima compagnia, una vera e propria comunità di italiani. Dovete scusarci se non abbiamo documentato più di tanto, ma abbiamo preferito goderci il momento. Dopo aver passato qualche giorno a Tafraout, ci siamo rimessi in strada direzione Tata. Dal punto di vista culturale, i dromedari sono profondamente radicati nella storia e nelle tradizioni delle popolazioni berbere che abitano la regione dell'Antiatlante. Sono spesso considerati simboli di forza, resistenza e adattabilità alla vita del deserto. Inoltre, i dromedari sono anche noti per la loro importanza economica attraverso il commercio di pelli e altri prodotti derivati. Tuttavia, con l'avanzare della modernizzazione e l'introduzione dei mezzi di trasporto più convenzionali, il ruolo dei dromedari potrebbe essere gradualmente diminuito, sebbene continueranno probabilmente a essere una parte significativa della cultura e dell'identità della regione dell'Antiatlante in Marocco. Questa strada che stiamo facendo è davvero bellissima, è piena, strapiena di dromedari e lo scenario è, non lo so, cinematografico, è bellissimo, è davvero bellissimo. Dopo i vari chilometri percorsi nell'Anti-Atlas ci siamo fermati qui per una notte, vicino alle rive di quello che un tempo era un fiume. Il giorno successivo, dopo una pulita al filtro dell'aria, ci siamo rimessi in viaggio verso Tata. Lungo il tragitto ci siamo fermati a comprare il pane in un piccolo villaggio. Una barba, guarda. Con la teiera. Arrivati a Tata ormai si è fatta l'ora di pranzo e siamo andati alla ricerca di un ristorantino autentico. E abbiamo avuto fortuna, cibo ottimo e prezzi onesti. Tata è una suggestiva città nel sud del Marocco, incastonata tra le montagne dell'Antiatlante, conosciuta per i suoi palmeti e la produzione di datteri.
e abbiamo approfittato di questo centro per rinnovare la nostra offerta di internet. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Volevamo fare gli auguri di buon compleanno a Danilo dalla Germania. E noi ci vediamo domenica prossima per nuove avventure.